Come sta andando la Goddess of Stardom Tag League? Chi sta dominando il Red Block? E quale coppia sta invece guidando il blu? E ancora, chi è rimasto in fondo al tunnel aggrappato alle ultime speranze? Beh, sono tutte domande legittime per chi, come noi, sta seguendo uno dei tornei più importanti dell'anno, un torneo che potrebbe aprire le porte di Dream Kingdom al team che avrà la fortuna, il coraggio, ma soprattutto la bravura di conquistare la 15ª Goddess of Stardom Tag League. In questo video quindi cerchiamo di fare il punto della situazione a poco più di una settimana dalla fine del torneo, partendo proprio dal Blue Block, il gruppo che vede al suo interno il team con il maggior numero di punti conquistati in assoluto. Sì, perché a guidare la Blue Goddess ci sono Hanako e Megan Bayne con ben 8 punti, una coppia che sta letteralmente annichilendo ogni avversaria, senza lasciare spazio e respiro a nessuno. Ad oggi sono l'unica squadra imbattuta dell'intero Blue Block e con 3 match rimasti possono seriamente sognare la qualificazione alla fase a eliminazione. Vi ricordo infatti che soltanto 6 team, 3 per il Red Block e 3 per il Blue Block, avanzeranno di diritto alla fase a eliminazione diretta. Le prossime avversarie di Hanako e Megan Bayne saranno Azumi e Miyu Hamasaki, Sudo Suzuki e Rina Yamashita e infine Shuri e Saki Kashima. Tra queste 3 coppie, le più pericolose, sembrano proprio essere Shuri e Saki, non solo per la presenza dell'attuale IWGP Women's Champion, che incute timore a praticamente chiunque, ma anche perché la furbizia di Saki la rende un'avversaria subdola e imprevedibile. Bisogna poi considerare un ulteriore elemento. Il match contro Sudo Suzuki e Rina Yamashita potrebbe addirittura essere vinto a tavolino. L'infortunio che ha colpito Suzu infatti sta compromettendo gran parte della loro corsa e ad oggi non sappiamo se la leader di Mi Vida Loca riuscirà a rientrare in tempo per la battaglia contro Hanako e Megan Bayne. Insomma, calcoli alla mano, Hanako e Megan hanno davvero buone possibilità di chiudere il girone al primo posto. Ma subito sotto di loro, troviamo addirittura 3 squadre con 6 punti: Shuri e Saki Kashima, Saya Ida e B. Priestley e Rina e Konami. Tutti team consapevoli che non ci sarà posto per tutte e che le prossime giornate saranno decisive in ogni singolo dettaglio. Occhio quindi agli scontri diretti, match che potrebbero fare la differenza tra successo e fallimento, tra gloria e delusione. Analizzando esattamente il tabellone, l'unico team che affronterà le prime in classifica è proprio quello di Shuri e Saki, come abbiamo detto poco fa. E questo le rende le uniche capaci, almeno sulla carta, di ostacolare il dominio di Hanako e Megan Bayne. Al contrario, Saya Ida e B. Priestley e Konami e Rina saranno padrone del loro destino, ma attenzione, perché domenica 23 novembre queste 2 coppie si affronteranno in un match che potrebbe segnare il futuro sia delle vincenti che delle perdenti. Un Blue Block quindi decisamente acceso, pronto a regalarci emozioni fino all'ultima giornata. E lo stesso vale per il Red Block, dove troviamo una situazione quasi di parità nelle seconde posizioni, ma che sorprende con un team in testa che probabilmente nessuno avrebbe mai pronosticato a inizio torneo. Sì, perché al primo posto troviamo Mei Seira e Yuna Mitsumori con 7 punti, seguita a ruota da Natsupoi e Sorianu e da Natsuko Tora e Ruaka, entrambe le coppie a quota 6. Ed è proprio qui che iniziano a emergere i problemi per Mei Seira e Yuna Mitsumori. Come potete vedere dal grafico, le attuali prime in classifica avranno a disposizione solo un match prima della fine del torneo.
e quel match sarà proprio contro le BMI Nissan. E sì, avete capito bene. Uno scontro che potrebbe davvero cambiare il destino di entrambe le squadre, con Tora e Ruaka che, in caso di vittoria, potrebbero sorpassare Mei e Yuna in classifica. Il dettaglio più importante però è che BMI Nissan ha ancora ben 4 match da disputare per accumulare più punti possibili. E 2 di questi incontri saranno proprio contro Natsupoi e Saori Anou, e anche contro Teoteclo e Osita, 2 coppie che hanno ancora tutte le carte in regola per puntare alla fase finale. Inoltre bisogna ricordare che Natsupoi Saori Anou e Natsuko Tora e Ruaka sono gli unici team ancora imbattuti nel Red Goddess. Questo significa che il loro scontro diretto, oltre a essere potenzialmente esplosivo, potrebbe davvero indirizzare l'intero andamento della classifica e definire chi avanzerà nella fase a eliminazione. Insomma, una Goddess of Stardom Tag League che sta entrando nel momento più caldo, più imprevedibile e più avvincente dell'intero torneo. Noi ovviamente la seguiremo passo a passo a partire dal 23 novembre fino alla grande finale domenica 30. Ci aspetta una settimana intensa, piena di colpi di scena, di sorpassi, di cadute e di match mozzafiato. Ma ora passo la palla a voi. Secondo voi chi accederà alla fase finale del torneo? Potete lasciare come sempre il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Per quanto mi riguarda, considerando le dinamiche e ciò che abbiamo visto finora, una possibile finale potrebbe essere quella tra Hanako e Megan Bayne e Natsupoi e Saori Anou. Entrambe le coppie stanno dimostrando un affiatamento incredibile. Certo, quello tra Natsupoi e Saori non lo scopriamo di certo oggi, e infatti ne abbiamo parlato nel video qui sopra che vi invito a recuperare. Ma devo ammettere che Hanako e Megan, mi stanno sorprendendo. Non mi aspettavo una chimica così solida alla loro prima esperienza insieme. Sì, sono imponenti, forti, intimidatorie, ma ciò che sorprende davvero è quanto bene funzionino come squadra. Una finale, ecco, tra queste 2 coppie sarebbe forse la più giusta ricompensa per la loro run nel torneo, o almeno finora. Ma attenzione, mancano ancora diverse giornate, tanti scontri diretti e una miriade di variabili che potrebbero ribaltare completamente la situazione, mandando chi oggi è in testa nelle fasi a eliminazione diretta, ma anche, perché no, relegandole nei bassifondi della classifica. Non ci resta quindi che metterci comodi e goderci fino all'ultimo respiro le giornate finali di un torneo che promette scintille. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguire Donne tra le corde per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade intorno alle vostre atlete preferite. Trovate i link di questo magico progetto qua sotto in descrizione. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!